Nella prima puntata vi abbiamo fatto vedere la scocca della Countach e la 166 che donerà gli organi. Non sono stato molto presente perché ho avuto giusto qualcosina da fare. Quindi ho seguito un po' a distanza l'avanzamento dei lavori sulla Countach. Come prima cosa il buon Pasquale si è assicurato che la centralina non segnalasse anomalie. Il motore è a posto. Poi ha iniziato a smontare la carrozzeria in cerca di minuterie e meccanismi utili per la Countach. Questa cerniera ci sarà molto utile per le portiere della Countach, con tutto il cablaggio, anche la maniglia e la chiusura. Una volta scollegati gli organi meccanici qui nella parte anteriore della vettura, radiatori vari, manicotti, il lavoro più delicato è lo scollegamento di tutto l'impianto elettrico, tutti i cablaggi della gestione del motore. Ogni connettore che verrà tolto, che sto togliendo, verrà fascettato con una etichetta sulla quale verrà indicata la provenienza del connettore. Questo ci consentirà successivamente di poterla rimontare, perché vogliamo riutilizzare l'impianto elettrico della vettura, in modo che possiamo successivamente anche fare la diagnosi, conservando quindi tutte le caratteristiche e i parametri che aveva la centralina prima. Poi se vogliamo fare delle modifiche al motore, quindi aumentare la potenza, potremo continuare a gestire con una 166 2000 posseduti. Che ci facciamo con tutti questi fili? E questo non è niente. Qui dobbiamo seguire poi tutti i cablaggi che arrivano fin dentro l'abitacolo e sotto al cruscotto non potete immaginare cosa c'è. Allora, una volta smontato tutta la parte superiore, tutti i cablaggi, adesso andiamo a rimuovere il motore andando a scollegare tutta la parte inferiore dove sono collegati sia il cambio, la scatola dello sterzo, tutte le sospensioni e anche il motore. Scenderanno tutto in basso così e la carrozzeria rimarrà separata. Una volta fatto questa operazione andremo a recuperare solo le componenti che ci servono per la Countach. L'abbiamo portato, ce l'abbiamo fatta, il motore a casa e oggi cominciamo a regolarci sulle modifiche e sugli adattamenti. È un bel lavoro questo, È un bel lavoro, è un bel motore. Ci dispiace perché tanti hanno criticato il fatto che noi abbiamo sventrato, tra virgolette, una 166, però... Una sacrosanta 166 che però... La macchina era già stata radiata, non è che l'abbiamo radiata noi, quindi purtroppo gli abbiamo dato una seconda opportunità. Perché questo motore e non un altro motore, come tanti hanno detto, perché non ci mettete il motore della Lamborghini? Ce n'era anche uno in vendita adesso su internet. Quanto costava? A parte che costa tantissimo. Quanto costava? 13.000 euro. 13.000 euro. E non era neanche della Countach. Era dell'LM. Il problema maggiore è che non hanno il cambio e il differenziale configurato come ha quello originale della Lamborghini, quel motore lì. Qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo scelto questo motore qui perché è un motore compatto, è un motore che è comunque un 6 cilindri ma molto corto,
lo vedremo dopo nel dettaglio qual è il problema reale che poi riscontreremo qui. Comunque io vi giro il motore e vi faccio vedere. Noi abbiamo, questa sarebbe la parte posteriore dove noi dobbiamo accoppiare un cambio. Il cambio che andremo a mettere deve avere i semiassi molto vicini alla campana e vedremo adesso un cambio probabilmente Audi, lo dovremo andare a reperire. Quindi lo spazio che abbiamo tra l'abitacolo, quindi dalla paratia che divide il motore con l'abitacolo interno, e l'assale delle ruote posteriori è molto limitato, e questo è un ottimo motore che ha la giusta potenza, il giusto sound, il giusto suono. Tanti ci hanno chiesto perché non usare il Rover V8. perché è inglese. Perché è inglese, perché il rumore del V8 sì è bello, ma è una macchina italiana, preferivamo un sound italiano, e il V6 Busso è decisamente il miglior sound per un 6 cilindri che sia mai stato prodotto, secondo me. Poi il 2000 turbo, perché comunque sia ha una bella quantità di cavalli Elaborabile. e lo possiamo elaborare, come tanti ci hanno chiesto, perché E lo non faremo. mettere una doppia turbina. In questo caso, come vedete, la turbina è montata proprio sotto al collettore. Nella versione di serie, quindi 166, qui abbiamo bello, possiamo girare il motore, da quest'altro lato abbiamo la scatola dello sterzo, qui, e a noi non ce l'abbiamo, quindi perché no? Ce la vogliamo mettere a doppia turbina? Ci proviamo, dai, vediamo se siamo capaci. Poi probabilmente sostituiremo proprio la turbina originale, perché tanti dicono che è molto affidabile, ma questa turbina qui no, ha solo 120.000 km, ma già è morta. Quindi comunque vedremo quello che possiamo fare con la turbina. Aspettiamo anche i vostri consigli, perché no? Aspettiamo i vostri consigli. Perché questa macchina è un po' social. Qua è un po' un termine che odio, è un po' di tutti gli spettatori. Io direi che dovremmo arrivare intorno ai quanti cavalli? Non lo so, proviamo 300? Speriamo almeno 300. Come ho già detto nello smontaggio, andiamo a recuperare tutto il cablaggio elettrico della gestione del motore, quindi la centralina, e potremo modificarla come se fosse veramente una 166. Non cambierà nulla, cambierà il discorso del rapporto del cambio, le ruote posteriori che sono più piccole come diametro, però sostanzialmente potremo gestirla come una 166. Come dicevo della turbina, per una turbina normale, questa è stata lavata, quindi non abbiamo più il trasuto d'olio che c'era, però ha parecchio gioco, si sente anche dal rumore, l'alberino, e questa cosa non può andare bene per il tipo di uso che andremo a fare anche successivamente, perché sarà una macchina che sarà tirata, quindi la turbina sarà sempre in azione. Zan zan! Ma come dicevo, il problema che ci troviamo è la dimensione, l'ingombro del motore all'interno di questo vano. Come potete vedere è abbastanza largo, però non è molto lungo. Un motore originale Lamborghini può arrivare fino dietro, perché nella parte inferiore del motore, nella coppa, c'è incorporato il differenziale. Noi invece, dove sto indicando adesso con il metro, qui abbiamo l'asse delle ruote posteriori, quindi vuol dire che il cambio ce lo troveremo qui, e abbiamo soltanto una, come potete vedere, sessantina di centimetri da questa paratia al cambio. Quindi quel motore lì, se lo andiamo a misurare, vedremo che è 60 cm, è proprio l'ideale. Vedi? Malfidato, sono 60 cm. Guarda qua. Qui mi è portato. Allora, fanali posteriori. Sono andato in una fiera di auto d'epoca e ho cercato i fari di un'Alfetta prima serie, perché sono identici, come tu sai. Soltanto che chiedendoli per l'Alfetta li paghi 40 euro, chiedendoli per la Countach, che sono identici, li paghi 300. Bravo. Quello e anche gli specchietti Vitaloni. Ah, eccoli. Per vedere l'alta qualità di questa replica, è fedele al 100% in ogni particolare. I fanali posteriori originali della Countach erano gli stessi dell'Alfetta prima serie, quelli che mi ha portato Davide. Vi faccio vedere come venivano installati. La parabola andava montata a contrasto con il vetrino in questa maniera. Possiamo vedere che corrispondono tutti i fori. È un indice di buona fattezza della carrozzeria. Specchietti, i classici Vitaloni dell'epoca, quelli che condivideva con tutte le Ferrari. Non sono i più belli che abbiano mai prodotto, ma sono i suoi. Li abbiamo trovati, eccoli qui. Cerchi.
Problemone. Sì. Misura allucinante. Dov'è? 345, 35, 15. Chi ce devi fare? I cerchi anteriori per questo adesso? O li cambiamo tutti e quattro, però la spesa è improponibile. Quanto costano 4 gomme di queste? No, le gomme 700 euro l'una minimo, 700 euro l'una. queste posteriori. I cerchi ce l'abbiamo, la spesa più grande è questa, facciamoli fare quelle anteriori, dai. Artigianato. Sì. Ok. Ti Allora, piace? mi piace, non ci capisco niente. Ci capisci, ci capisci. Questa è l'anima della guidabilità di una macchina, no? Tu sei tanto patito della guida. Ti voglio far vedere che questa è veramente una macchina, non una replica di cartapesta, perché ha un tipo di sospensioni a quadrilatero e degli ammortizzatori a molle regolabili. Come vedi ha dei freni a disco un po' sottodimensionati, questo cercheremo di fare qualcosina. Però ha un mozzo studiato apposta per questa vettura qui, ha due bei serbatoi d'acciaio inox, una a destra e una a sinistra comunicanti, e un telaio tubolare molto performante. Lo faremo performare allora. Sarà il caso, Gli dai una bella? dato che si prevede una velocità massima di circa 260, io direi che è il caso che questi funzionino, no? Sì, sì, dai, li smontiamo, gli diamo una bella revisionata e li rimontiamo. Ok. Però vanno già bene così. Ok. Infatti la vedi tu? Così. Basta, così. Stanco? Dai, però qualcosa abbiamo combinato. Bellissimo. E c'è pure lo spazio per il cambio, vedi? C'è pure lo spazio per uno scarico clamoroso. Vai. Potevamo farla in un'officina di quelle super professionali, con dei meccanici professionisti anche quelli, ma la cosa bella è lo spirito proprio delle kit car inglesi, che venivano realizzate dentro una stalla, dentro un garage e fatte tutte completamente a mano. Quindi abbiamo deciso con Davide di farla come era in origine, con lo stesso metodo, senza un ponte, a terra, tutta a mano. Questa Countach Bravo. sarà una vera kit car. Sei emozionato? L'hai mai guidata una? No. Abbastanza emozionato, più che altro impaziente. Tutta fatta a mano. Speriamo che non decolli. Tanto la guida lui. Tra quanto finiremo? Tutti spicci, magari quest'estate la guidiamo poi ce ne abbiamo da fare un'altra e poi un'altra ancora. ancora. Poi dobbiamo fare una miura nera. Ma lo sai che manca una cosa fondamentale? Figurati. Abbiamo parlato di tante cose ma non del mio stipendio. Attenzione a non finire in queste condizioni.